Puliamo e laviamo 500 g di fragole fresche. Dopo averle lavate accuratamente, le taglieremo in pezzi piccolini. Dopo aver fatto a pezzettini quindi le fragole, andremo a tagliare un limone per ricavarne il succo. Potete anche metterne 1,5 se il vostro limone non è abbastanza succo. Noi abbiamo ricavato all'incirca 50 ml di succo di limone. Cospargiamo con 2-3 cucchiai di zucchero le fragole. Poi dipende anche dal vostro gusto personale. E bagniamo con il succo di limone. Andiamo quindi a rigirare il tutto, così da far sciogliere bene lo zucchero. Ricoprite il piatto e mettiamo in frigo a macerare per qualche ora. Ogni tanto abbiate cura di rigirare le fragole così da zuccherarle per bene e farle macerare tutte allo stesso modo. Prepariamo il pan di Spagna con 5 uova, 100 g di farina, 140 g di zucchero, un pizzico di sale, una bustina di vanillina. Montiamo le uova con un pizzico di sale. Quando saranno ben spumose andremo ad aggiungere lo zucchero e la vanillina. Quando il composto sarà ben montato, passeremo al cucchiaio di legno e andremo ad incorporare un po' per volta la farina. Sempre dal basso verso l'alto. Preparate quindi una placca da forno rivestita da carta forno. Io ho inumidito leggermente la base prima di mettere la carta, così da poterla far aderire per bene. E stendiamo il nostro composto. Andiamo quindi ad infornarlo a 170 gradi per 20 minuti circa. Mentre il nostro pan di Spagna sta cuocendo, riprendiamo le fragole che hanno avuto il tempo di macerare per un'intera notte ed andiamo a filtrare il succo. Io vi consiglio di preparare le fragole o la sera prima in modo da poter preparare il dolce la mattina successiva, o viceversa la mattina per il pomeriggio. Quindi otterremo il succo per bagnare il dolce e le fragole per farcirlo. Appena il pan di Spagna sarà cotto, procederemo a capovolgerlo su un nuovo foglio di carta forno inumidito e strizzato. Lo arrotoliamo così da dargli la forma. E lo facciamo stare così per qualche minuto. Intanto andremo a montare 200 ml di panna per dolci. Ora che abbiamo a disposizione tutti gli elementi del dolce, possiamo procedere ad assemblarlo. Inizieremo quindi bagnando la superficie con il succo di fragole e limone. Attenzione a non esagerare, altrimenti avrete difficoltà ad arrotolare il dolce.
Stendiamo quindi uno strato di panna. Anche in questo caso vale sempre la regola del non esagerare, perché altrimenti la farcitura potrebbe fuoriuscire quando andremo ad arrotolare il dolce. Passiamo quindi a distribuire le fragole. Io ne lascio anche qualcuna per la decorazione in superficie, così come ho lasciato anche una parte di panna. Passiamo quindi ad arrotolare. Dopo un po' di tempo in frigo, circa una mezz'ora, se avete più tempo meglio ancora, riprendiamo il nostro dolce, eliminiamo la carta forno e procediamo con la decorazione. Tagliamo le due estremità. Vedete l'interno del dolce. Ricopriamo con un leggero strato di panna. Completiamo la decorazione inserendo della panna nella fracca poche. Quindi decorate a piacere. Potete infine decorare con qualche pezzetto delle fragole che abbiamo messo da parte o, se preferite, delle fragole fresche. Io ritengo più opportuno utilizzare quelle macerate perché la frutta fresca tende a scurirsi, quindi non è proprio bella da vedere, mentre quella macerata conserva il suo colore. Ed ecco il nostro dolce completato. Ho filtrato anche il succo che era avanzato, così da poterlo servire al momento in cui taglierete le varie fette, se vi piace. Prepariamo ora una bella crema veloce. Mettiamo a riscaldare 400 ml di latte con della buccia di limone biologico, andiamo a lavorare 2 uova. Io utilizzo le uova per intero, quindi sia albume che tuorlo. Se preferite, invece di 2 uova intere, potete utilizzare 3 tuorli. Un pizzico di sale. Una crema semplicissima proprio, vi do le dosi in cucchiai. Aggiungiamo 4 cucchiai abbondanti di zucchero, quattro cucchiai anche di maizena o amido di mais, o in alternativa anche semplicemente farina. Andiamo ad aggiungere un po' del latte che abbiamo messo a riscaldare . Quando vi sarete assicurate che non ci sono più grumi, andiamo a versare il composto all'interno del latte e cuociamo la crema per qualche minuto finché non si addenserà per bene.
Quando la crema sarà pronta, la trasferiremo in un nuovo contenitore e la copriremo con della pellicola alimentare per evitare di formare la fastidiosa pellicina in superficie. Lavoriamo 300 g di farina 00 con 150 g di burro freddo a pezzetti, aggiungiamo adesso un po' di estratto di vaniglia in bacca o una bustina di vanillina in alternativa, 100 g di zucchero semolato, un uovo intero, mezza bustina di lievito per dolci. Un pizzico di sale e lavoriamo il tutto. Non c'è bisogno di lavorarla tanto, appena sarà amalgamata bene è pronta. La andiamo ad avvolgere in un foglio di pellicola alimentare. E la conserveremo in frigo per circa 30 minuti. Andiamo ora a stendere la frolla con l'aiuto di cartaforno e mattarello. Non preoccupatevi della forma perché andremo ad utilizzare degli stampini per dare la forma precisa. Per realizzare le nostre tartellette andrò ad utilizzare degli stampini che hanno un diametro di 5 cm, potete anche utilizzare forme diverse, più grandi o più piccole a seconda delle vostre esigenze. E uno stampo a fiore che è più grande, vedete, avvolge lo stampo . Lo stampo a fiore quindi andrà ad avvolgere il nostro stampino, il pirottino. E ripetiamo questa operazione finché finirà la pasta frolla.
quindi su una leccarda rivestita da carta forno a rovescio e li cuoceremo a 180 gradi per circa 10-15 minuti. Vi do questa variante di tempo perché molto dipenderà da quanto li volete croccanti. Quindi dopo 10 minuti li potete già sfornare, se li volete un po' più cotti potete aspettare fino a 15 minuti, fin quando raggiungerete quindi il livello di cottura che desiderate. Questo è il risultato dopo 15 minuti di cottura. Ovviamente più i vostri stampini saranno grandi, maggiore è il tempo di cottura, la differenza è di qualche minuto. Decoriamo infine con della frutta a piacere. Io utilizzerò delle fragole e un kiwi. Se dovete consumare subito i cestini, non avete bisogno di altro. Se invece trascorrerà un po' di tempo prima del consumo, potete anche cospargere la frutta, dopo averla sistemata sui cestini, con l'apposita gelatina per frutta. Iniziamo lavorando 2 uova grandi. Aggiungiamo 150 g di zucchero semolato. Quando zucchero e uova saranno ben montate, andremo ad aggiungere la farina ed il lievito. Come vedete non c'è né burro né olio, perché la parte grassa di questo dolce sarà dato dalla panna. Andiamo a setacciare 200 g di farina 00, con una bustina di lievito per dolci. La bustina è di 16 grammi. Andiamo a montare 200 ml di panna. Lasciatela leggermente morbida. Andiamo a riunire i 2 composti. Amalgamiamo bene il tutto. Andiamo quindi a stendere il composto in una teglia da 20-22 cm di diametro rivestita da carta forno.
Andiamo a distribuire sulla superficie 200 g di fragole a fettine. A completare il tutto, se vi piace, un po' di zucchero in granella. Inforniamo ora a 180 gradi per circa 35-40 minuti, finché la torta sarà ben cotta. Assicuratevi con uno stuzzicadenti che sia cotta al centro. Ed ecco la nostra torta appena sfornata. Verificate che sia cotta internamente. Come vedete, le fragole sono affondate, quindi le ritroveremo all'interno del dolce. Se vi piace potete decorare con zucchero a velo e fragole fresche, magari accompagnate anche con un po' di panna fresca montata. Puliamo 400 g di fragole fresche. Le appoggio per il momento nell'acqua, poi lavatele per bene sotto acqua corrente. In un pentolino mettiamo a sciogliere in un bicchiere di acqua 2 cucchiai colmi di zucchero, il succo di un limone, e poniamo sulla fiamma. Mentre lo zucchero si scioglie, andiamo a tagliare le fragole che abbiamo ben lavato in pezzettini piccoli. Andiamo quindi a cuocere le fragole nello sciroppo che abbiamo preparato, basteranno alcuni minuti.
Facciamo bollire e cuociamo per qualche minuto. Separiamo quindi le fragole dallo sciroppo. Facciamo raffreddare entrambi prima di procedere. Mentre si raffreddano le fragole, andiamo a rivestire i contenitori che utilizzeremo per realizzare la forma dello zucco. Io utilizzerò due di questi contenitori, sono da 14 cm di diametro e volendo però potete farlo con un contenitore più grande da 20 cm. Vado a rivestirlo con della pellicola alimentare che mi aiuterà poi a sformare lo zuccotto. Vado ora a montare 400 ml di panna già zuccherata. In alternativa potete anche decidere di montare 200 ml di panna e 200 g di mascarpone. Andiamo ora a riprendere le fragole, il succo e 3 pacchetti di pavesini con la panna e andiamo a montare il nostro dolce. Io farò due versioni differenti, ecco perché ho deciso di utilizzare due tipi diversi di contenitore. Bagniamo velocemente i pavesini dalla parte interna, posizioniamoli in questo modo.
richiudiamo i nostri zuccotti e li andremo a porre in freezer per qualche ora. Potete filtrare il succo e poi accompagnarlo con il vostro zucchotto. Conservate in frigorifero la panna che è avanzata, che utilizzeremo poi per decorare l'esterno dello zucchotto, o se vi piace lasciarlo così come si presenta, potete decidere di accompagnare una fettina con un po' di panna vicino. Potete decidere di lasciarlo così com'è oppure decorarlo con della panna. Possiamo anche optare per una decorazione più minima.
Lavoriamo 300 g di farina 00 con 150 g di burro freddo a pezzetti, aggiungiamo adesso un po' di estratto di vaniglia in bacca o una bustina di vanillina in alternativa, 100 g di zucchero semolato, un uovo intero, un pizzico di sale e lavoriamo il tutto. La andiamo ad avvolgere in un foglio di pellicola alimentare e la conserveremo in frigo per circa 30 minuti. Prendo il mio stampino a forma di rosa e vado ad inserire la frolla, facendo attenzione che affondi in tutto il disegno . Vado quindi a riempire con una marmellata di ciliegie o altra a vostro gusto. Con uno stampo pari alla base della mia formina vado a realizzare il coperchio . Questo misura 6 cm. Vado quindi ad infornare le mie rose di pasta frolla a 180 gradi per circa 35 minuti. La frolla dovrà essere ben cotta, altrimenti nel momento in cui capovolgeremo lo stampino si romperà tutta. Con queste rose di pasta frolla e 300 g di marmellata dovreste ottenere 6 rose di questa dimensione. Ed ecco le nostre rose di pasta frolla ripiene di marmellata. Ora è il momento della verità, vediamo come sono uscite.